finisci in nazionale. Ma raccontami di quel giorno in cui, ti arrivò questa È convocazione. venuto il DT, Marco Bardi, mi ha preso da parte, ha iniziato questo Che t'ha colloquio, detto? diciamo. Che t'ha detto? Mi ha chiesto un'eventuale disponibilità ad andare lì in Tunisia. La cosa più bella è stata all'inizio. Ha detto, voglio farti qualche domanda. Mi ha detto, sei sposato? Ho detto, no, Marco. Hai figli? No, Marco, nemmeno figli. Ok, allora possiamo continuare. Buonasera Andrea, piacere di Ciao conoscerti. Christian, finalmente. Finalmente. Ti Allora, conoscevo solo per vie dirette, solo guardando i tuoi video. io invece minchia ti vedo da una vita. Da quant'è che peschi? È da sempre, da sempre. Quanti anni hai? Non, io ne ho 36, diciamo per via ufficiale da 20 anni. Okay, di dove sei originario? Io sono calabrese, diciamo dell'estremo nord del Tirreno, quindi ho Okay, influenze un po' lucane, campane. okay, okay, Siamo un po' quasi ibridi. okay, e dove stai adesso? Stai in Calabria? Sì, sono appena rientrato in Calabria dopo qualche giorno di, di vacanza, dai. Dove sei stato? Che hai fatto? Siamo stati ad Amsterdam con Alfonso Cubiciotto e le nostre compagne. Ah, okay, okay, figo, figo. Eh, Dimmi una cosa, ma tu fai finta di niente, ma sai già tutto. no vabbè, io faccio l'idea, vabbè, cioè ti mettete le stories. Vi siete a vedere i Blink 182? Sì, sì, sì. Fantastico, è costato assai il biglietto? È un centinaio di euro. Okay, era la prima volta che andavi ad Amsterdam? No, era la seconda volta. La prima Eh. volta senza le compagne o con le compagne? No, la prima volta sempre con la compagna, però Io con altri amici. io Sì, sì. pure, io pure. Non cadiamo nei luoghi comuni di Amsterdam, che è una città bellissima, così come Sì, lo sì, sì, è sì. il Red Light District e tutta la sua cultura, Poi ti estremamente dico, bella. abbiamo beccato anche un meteo molto clemente, Okay. cioè la sera si stava in felpa, il giorno in t-shirt, quindi Fantastico, è bellissima. A me mi ha colpito tantissimo quanto le case siano storte ad Amsterdam. sì, È impressionante, è vero, è com'è che vero. stanno in piedi 'ste case. Allora, Lupi, della pesca in apnea fai pesca in apnea, ti ho sempre visto, ho sempre dico sei uno di quei profili che non passi inosservato sui social media e non solo. Da Mhm. quanto sei entrato in nazionale tu? Diciamo questa era la mia seconda esperienza, sono entrato praticamente dopo l'assoluto dello scorso anno, ho avuto la convocazione per, per fare da assistente all'europeo, all'eurafricano in Tunisia. Okay, e com'è andata? Raccontami. Cioè, partiamo dagli albori, raccontami di come ti sei approcciato al mondo dell'agonismo e poi come sei arrivato a questo. Ma guarda, come è iniziato un po' per tanti, penso quasi per caso, nel senso che con le amicizie si conosce il circoletto vicino, c'è chi già fa le gare, e ti convincono ad andare per passare un weekend tra amici, Okay, andare a fare due tuffi in un posto nuovo e vai, sempre senza pretese, facevo queste selettive, queste gare all'inizio con i fuciloni lunghi da aspetto perché non mi interessava tanto fare la pesca da gara, fare il buon risultato, quanto magari riuscire a prendere un bel pesce grande, diciamo okay, diverso da quello canonico della selettiva, cosa che non mi è mai riuscita poi, tra l'altro. okay. Okay, Poi andando avanti, le cose cambiano, cresci, inizi a conoscere altre persone, altre situazioni e conoscendo Alfonso ci siamo un po' guardati in faccia e diciamo lui è stato sempre quello che ha iniziato le cose, io l'ho seguito. Un anno ha detto voglio qualificarmi, io l'ho seguito l'anno dopo, diciamo adesso è il momento di fare meglio, adesso è il momento di salire di categoria, ci siamo diciamo sempre seguito un po' lui.
Fico, fico. Quindi comunque Sì, c'è una certa complicità tra di voi e sì, un certo assolutamente, stimolo. assolutamente. Reputi che è stato determinante per, i risultati che hai ottenuto Beh, oppure assolutamente, cioè se ho iniziato a cercare di fare sul serio, a convincermi di poterlo fare, è perché veramente ci siamo seduti a tavolino e ne abbiamo parlato, perché altrimenti magari non sarebbe mai successo, ma più che altro per un pensiero personale, che il pensiero di non poterci arrivare, comunque si è cresciuti vedendo queste superstar della disciplina sui giornali, vederli come inarrivabili, i loro carnieri, le loro prestazioni. Quindi non lo so, se lo rapportiamo ad un altro sport è un po' come il bambino che va a scuola calcio e vede Messi, sogna di essere Messi, ma con la consapevolezza che è quasi impossibile diventarlo. Certo, noi siamo molti meno, è più semplice. Col senno di poi posso dirti che quello che serve tantissimo sono tempo, voglia e determinazione, perché ci si arriva. okay, di che ti occupi nella vita di tutti i giorni? Io ho uno stabilimento balneare qui in Calabria, Okay, quindi diciamo per il tipo di vita che mi piace fare, nel senso che per andare in mare, poter affrontare le competizioni e tutto, diciamo, calza quasi a pennello, perché io inizio con il lavoro ad aprile, ma molto a rilento, finisco tra settembre e ottobre e poi ho tutto l'inverno comunque per spostarmi, andare in mare, allenarmi. okay. Quando tu parli vi siete seduti a tavolino e avete deciso: "Okay, facciamolo." Ma, Mhm. quando avete poi con Alfonso spero di organizzarmi pure e glielo chiederò anche a lui, quando avete deciso di prendere seriamente questa cosa, Sì. cos'è che è cambiato nel vostro modo di approcciarvi alla pesca e alle competizioni? Guarda, alla pesca in sé era già un momento di forte crescita per noi, perché era comunque l'avvento dei super strumenti, dell'iniziare a capire come muoversi, come fare pesce in posti che magari non avevamo ritenuto opportuni fino a quel momento. Abbiamo veramente iniziato a leggere il fondale, a leggere le condizioni, a capire come funzionasse. Okay, Eh, Da lì poi abbiamo iniziato a frequentare anche persone magari che erano già nell'ambiente delle gare, ci è bastato seguirli e studiare poi comunque gara per gara ogni situazione, scegliere anche per dirti la regione dove fare le selettive, la probabilità di potersi qualificare in una zona piuttosto che in un'altra. Diciamo che quando prepariamo le gare siamo molto meticolosi e ci quindi applichiamo. chiaramente l'andare a pescare e vediamo quello che succede, cioè c'è una strategia dietro e c'è una pianificazione nelle linee. Esatto, esatto, esatto. A cosa dai, i importanza più di tutto durante una gara? Se riuscissi a puntare questo fattore. Ma è un discorso personale o generico? Cioè una mia gara o una Sì, gara per qualunque? Perché una tua gara. eh, io cioè, ho bisogno e lavoro molto, soprattutto prima della gara, proprio come ti ho detto prima, sulla mia convinzione di potercelo fare, di potercela Okay, fare, di mettermi a livello degli altri e cercare di andare anche un po' oltre. È un lavoro più mentale che okay, fisico. okay. Questo Nell'atto è un pratico invece è comunque la preparazione quella che ci dà più pensieri piuttosto che la gara, perché alla fine da una buona preparazione esce fuori una buona gara. La gara in sé per sé è giusto un'esecuzione del lavoro che hai fatto fino a prima. Certo è che deve andarti tutto bene, devi farlo nel modo giusto, ci sono molte variabili, tutto lo sappiamo, però tanto dipende dal lavoro fatto prima.
Allora, hai detto una cosa, vediamo se l'ho letta bene, una cosa che mi ha colpito particolarmente, che quando parli di questo lavoro mentale, solitamente il campione è una persona umile. Tu invece hai detto: "Io, sono allo stesso livello degli altri, se non nulla di meno agli altri e faccio un lavoro quasi di convinzione, del senso, cioè tu ci stai Esatto, il andando mio pensiero, il estremamente". mio pensiero non è sono meglio degli altri, cioè proprio il lavoro è proprio convincermi di poterlo essere. Okay, okay, interessantissima questa cosa. Ed è interessante perché denota sicuramente una certa cattiveria agonistica, che poi probabilmente fa la differenza. Sì, diciamo che magari deriva più da un'insicurezza che da Ci altro, sta, perché ci sta. c'è bisogno comunque di arrivare in qualche modo a qualcosa, quindi se uno deve arrivarci a un percorso da seguire, deve fare questo cammino, non è già lì, quindi magari nasce da un'insicurezza per poi arrivare, e poi è la Sì, cosa che ti gratifica di più, arrivarci è quello che veramente è la ti dà prova, è la soddisfazione. Esatto, assolutamente, esatto. assolutamente. Quando tu cominci a ottenere questa prova e dici: "Cazzo", e poi lì finisci in nazionale. Ma raccontami di quel giorno in cui, ti arrivò questa convocazione, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Com'è andata? Ma guarda, avendo amicizie, ormai il nostro mondo è così piccolo, qualche amico che mi dice no, mi è stato chiesto di te, mi hanno fatto delle domande, volevano sapere questo, volevano sapere quello, però sai, sono quei sondaggi, proprio per tornare al discorso di prima, ai quali io non ho mai, non dico dato peso, però finché non è successo non ho mai voluto crederci veramente, perché preferisco non aspettarmi nulla e lasciare che le cose accadano, non farmi mille film mentali e poi avere magari una delusione che quello che ti aspettavi non succeda. Okay. Quindi Ecco, c'era un po' nell'aria questa voce, ma è stato dopo il campionato dello scorso anno giù a Trapani, proprio prima della premiazione, comunque dopo già l'uscita della classifica e quant'altro, che è venuto il DT, Marco Bardi, mi ha preso da parte okay. e ha iniziato questo Che t'ha colloquio, detto? diciamo. Che t'ha detto? È stato, vabbè, mi ha chiesto un'eventuale disponibilità ad andare lì in Tunisia, Okay. però la cosa più bella è stata all'inizio. Ha detto, voglio farti qualche domanda. Mi ha detto, sei sposato? Ho detto, no, Marco. Hai figli? No, Marco, nemmeno figli. Ok, allora possiamo continuare. Che non è qualcosa per cattiveria, però nel nostro sport, dove non veniamo pagati, dove facciamo tutto per amore della disciplina, e bisogna fare i conti anche con la vita privata. Logico è che più si è impegnati e meno tempo si può dedicare poi alla nazionale. Chiaramente. Guarda un po' che figata. Okay, ho troppe domande che mi stanno arrivando in testa. Allora, dimmi una cosa, senti questo peso di questa responsabilità che ti è stato dato quando, vai a fare le competizioni? Guarda, questo peso quando vesti la maglia azzurra veramente, cioè, se lo pensi prima, sì, magari puoi sentirlo, anche se io in forma minore, perché comunque europeo e mondiale, giustamente ero un assistente, una riserva. Okay, Ho fatto una gara da titolare che era l'Open di Tenerife, dove non ci si aspettava grossi risultati, ma comunque siamo riusciti ad arrivare secondi davanti ad altre nazionali che ci sbeffeggiavano prima okay, per la nostra confidenza con l'oceano. okay. Si sono ricreduti due volte, sia lì che poi al mondiale, con nostro sommo piacere. Però ti dicevo, quando indossi la maglia azzurra, diciamo, il peso si trasforma, diventa entusiasmo, lo fai, Okay.
lavori veramente con un incentivo assai maggiore e Ok, sai di farlo non soltanto per te quanto anche per gli altri. E me ne ok. rendo conto quando rientro da queste esperienze, soprattutto qui nel mio piccolo paesello, nei dintorni, c'è un entusiasmo veramente da brividi. Che bello. Questo deve servire da motivazione per tutti quei giovani che vogliono provare, vogliono partecipare. Cosa ne pensi di... Ho parlato spesso, ho parlato con Riolo, con Bardi e con altri agonisti del settore, altre figure, e sembra esserci un declino dal punto di vista competizioni nel territorio italiano. Sei della stessa idea? Pensi che ci sia un invecchiamento del nostro sport e non un rinnovamento generazionale? Guarda, in linea di massima il nostro non è mai stato uno sport diciamo, da giovanotti. Il meglio di un pescatore in apnea arriva in età che per altri sport saremmo già da buttare via. Ok, Quindi penso sia una cosa un po' sintomatica dello sport stesso, questa di non avere subito nuove leve ok, pronte ad affrontare le gare e quant'altro. Se parliamo di selettive, sì, ti dico, non è semplice convincere il ragazzino a fare la prima gara, c'è sempre un po' di timore, sì. magari non sono disposti, però poi piano piano, crescendo, la situazione Cosa ti cambia. senti di dirgli a che, sai, si fa la pippa mentale della competizione, della paura di fare la gara, di fare male? Cosa gli diresti? Ma guarda, alla fine il discorso è che bisogna tirarli dentro un po' come è successo per noi, quasi per gioco, per fare il weekend fuori porta, per vedere una zona nuova dove andare a pescare, e con la scusa lì imparare sul campo, perché quando ti trovi dietro alcuni atleti che magari non sono nomi di grande spicco a livello nazionale, ma sono persone che hanno vissuto e stravissuto i campi gara che bene o male sono quasi sempre gli stessi nelle varie regioni, anche mettersi lì dietro di loro è molto, è la prima scuola verso l'approccio alle gare. Okay, Io mi ricordo c'era questo posto, Palmi, giù prima di Reggio Calabria, dove ogni anno c'è la selettiva. Non riuscivo mai a tirare fuori i pesci, a fare benissimo. Finché non mi sono messo dietro una persona che lì fa bene, mi ci sono messo l'ultima mezz'ora di una gara e ho capito come si muoveva, dove cercava il pesce e in quella mezz'ora non solo ho imparato tantissimo, ho tirato fuori un paio di pesci. Ed è stato un posto che da quella gara in poi, quando l'ho fatta per competere nelle selettive o quando l'ho fatta fuori classifica, vuoi o non vuoi, qualche pescetto lo tiro sempre fuori, proprio perché ho imparato stando dietro ad un mastino praticamente di quel posto. possiamo fare il nome? Sì, è Pino Aiello che quest'anno si è riqualificato per la prima categoria, Okay, quindi okay. tanti sacrifici, anche a una certa età, era la persona più felice del mondo quest'anno al campionato di qualificazione. Okay, allora una delle cose che, almeno con il quale mi sono scontrato io, lungi da me il paragonare il mio percorso, la mia crescita da pescatore a quello di cui stiamo parlando. Tuttavia una delle, problematiche che ho riscontrato nella mia esperienza è stato riuscire a trovare qualcuno che ti dà il suo tempo e che ti insegna. E che Mhm. chiaramente ha più esperienza di te. Quando tu hai parlato, di metterti dietro inizialmente quando, parlavi di te, e Alfonso, dietro a qualcuno che aveva più esperienza, avete cominciato a studiare gli strumenti e tutta un'altra serie di cose, avete avuto una disponibilità all'aiuto da parte di questi altri lupi di mare? Cioè com'è andata? Cioè Guarda, posso garantirti che è stato assai maggiore l'apporto che siamo riusciti a dare noi
a chi è arrivato subito dopo, veramente apparecchiandogli la tavola e servendoli, nel senso gli abbiamo evitato una lunga trafila che è stata quella che abbiamo dovuto passare io e Alfonso, molto l'abbiamo dovuto fare da soli, Ok, cioè spiando più che altro gli altri, perché non è che con una mezza pescata che vai a fare o due chiacchiere vai in mare e diventi un professore. ok. Però è una cosa che a qualche atleta che è anche di buon livello ormai noi siamo riusciti a tramandare molto più velocemente e si è trovato anche avvantaggiato. Chiaramente quando c'è la volontà nell'insegnare è tutta un'altra cosa, Sì, esatto. assolutamente. C'è la propensione, c'è la volontà e i risultati arrivano molto più velocemente. Secondo te perché, la pesca subacquea deve essere così? Cioè, o meglio, non è che se la pesca subacquea io lavoro nell'ambito della ristorazione, oltre ad avere una startup nel mondo della pesca in apnea, di cui poi ti voglio raccontare, Mhm. e c'è la cosa dello chef che si tiene tutti i segreti per sé, perché non ti vuole insegnare il mestiere. Questo penso sia un'analogia che si può estendere a tutto. Perché nella pesca subacquea deve essere anche così? Che domanda, Eh, che domanda. Ma secondo me questo è un pensiero che nasce un po', diciamo, forse dalle mele un po' marce del settore, insomma, da quelli che definirei poco sportivi, da quelli che in mare magari vanno per altro. Okay, Io ti parlo a livello personale, non ho mai avuto problemi ad andare in mare con chiunque, fantastico. nei miei posti, io do il gommone ai miei amici con lo strumento, i punti e quant'altro. Mi rendo conto anche che una volta lo facevo molto di più. Adesso non per non volere, ma comunque crescendo aumentano anche, diciamo, anzi diminuiscono le opportunità magari di poter andare in mare durante Okay, l'anno perché si hanno più impegni e quant'altro. E con la storia delle gare ormai quasi tutte le mie pescate anche sono improntate all'approccio in gara, a migliorare okay. qualche aspetto e quindi non riesco Hai meno tempo per ad il andare. captaggio. Sì, portare con me una persona delle volte non è che mi pesa, però deve per forza di cose venire meno la motivazione la prima motivazione per la quale vado Che in stai mare, e uscendo. quindi lo faccio meno volentieri. Eh, ma è una cosa recentissima. Qui mi rendo Sì. conto anche di tante persone del perché non portano in acqua gli altri. Io lo faccio sempre e con piacere quando posso, ripeto, però ci sono alcuni momenti che in qualche modo purtroppo evito, ma più perché mi sento di dover evitare Non che per altro. non per un non piacere ad andare in acqua con gli altri. Ci sta, ci sta. Calabria, pesca subacquea. Io ho sentito dire che forse più la parte ionica, magari sto dicendo una minchiata, è estremamente alta. Come sono le tue zone di pesca partendo da terra? Descrivimele un po'. Guarda, la cosa che mi ha formato tantissimo è proprio la morfologia del nostro fondale. Io esco a pin e sto continuamente lì a cambiare zavorra, a mollare dei piombi su uno scoglio perché magari sto pescando in 4, 5, 8 metri d'acqua e viste le condizioni, vista la situazione in acqua, magari sento il bisogno di dover fare qualche tuffo oltre i 20 metri, oltre i 30 e lo faccio spostandomi di nulla praticamente. Okay, La costa in alcuni punti da noi a 40 metri dalla costa è più fondo che distante dalla costa. okay, okay. Chiarissimo, chiarissimo. E questo, chiaramente lo vedrei come un limite da amatore. Che consiglio daresti tu a chi è che pesca in Calabria e si sta approcciando adesso? Eh, boh, è difficile come cosa perché la Calabria alla fine non è tutta uguale. Okay, Basta spostarsi di pochissimi chilometri e anche il modo di pescare cambia tantissimo.
Cioè, se ti sposti da casa mia già di 30-40 chilometri, iniziano gli spiaggioni, iniziano Okay, le strisciate di roccia bassa, i frangiflutti, è una zona andando un po' più verso il basso che diciamo è preferibile per chi inizia, perché è molto più semplice incontrare, sai, i frangiflutti dove peschi in pochissima acqua, dove qualche cattura di qualche cefalo magari si riesce a fare le prime sì, armi anche dalla superficie, dove dopo l'estate hai pesci serra, insomma, dove hai quegli input che comunque ti danno la forza di continuare. Perché okay. mi rendo conto che iniziare a pescare al giorno d'oggi non è una cosa semplicissima. Arrivati a un certo punto è più facile mollare tante volte che non continuare. Assolutamente, assolutamente. Ne ho parlato spesso di 'sta cosa, ne parliamo anche nella nostra community. Io credo, fortemente in quello che hai appena detto, che se o non trovi qualcuno che ti aiuta, o non trovi un compagno di pesca, per maggiore forza di causa, per una mancanza di pesce, per un'incapacità nel pescare, tu ti compri tutto, capisci che c'è da sbattersi la testa al muro e lasci e smetti. Sì, sì, ma O di esempi ce ne sarebbero diversi, anche tra gli amici, i ragazzi del paese, qui che magari ha iniziato e ha mollato perché magari non arrivava al risultato. Sì, 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 concordo. Questo o che comunque per esempio coincidono con il periodo della stagione fredda e lì è ancora peggio, magari partendo Sì. da terra è ancora più difficile. No, no, assolutamente, assolutamente. Dimmi una cosa, parlando del tuo lavoro, come gestisci la tua attività? Come si gestisce un lido balneare? Sono curioso. Beh, stiamo parlando di grandissime realtà. Il mio è uno stabilimento con 100 postazioni più o meno, Okay, con con il chioschetto lì che, diciamo lavora tanto bene durante gli aperitivi, il pomeriggio, quindi okay, per un ragazzo di 36 anni che ha un organico tutto di ragazzi mh-mh, diventa anche divertente, okay. passa più piacevolmente, sì. Sei Praticamente noi apriamo la sposato? Hai mattina, ma figli? aspettiamo. Apriamo la mattina, ma aspettiamo il pomeriggio noi praticamente. Esatto, avete una cucina? Fate che aperitivi No, fate? no, no, non abbiamo una cucina, abbiamo un piccolo laboratorio così dove abbiamo la possibilità di manipolare un po' di Okay, piatti freddi, ma okay, non cucina. okay, okay, interessante. Dai, Va poi ti bene. aspetto quando Com'è vai giù in andata la Sicilia, stagione? perdi un paio di giorni. No, è andata bene. La salvezza è stata che quest'anno, per fortuna, al contrario dello scorso anno, in mezzo alla stagione, nel periodo forte, non abbiamo avuto brutte giornate di maltempo. L'anno Okay. scorso sono stata proprio una spada di Damocle, tutti i Okay. pomeriggi, quasi tutti i pomeriggi, tutti gli aperitivi, gli appuntamenti, i DJ, le band, tutto saltato. Minchia, no, io sai che Eh. non ci sto da noi in Italia, ho perso il contatto con il clima italiano, diciamo che mi manca, io ti dico soltanto che ieri sera abbiamo Beh, acceso i direi. riscaldamenti e aspetta, è già dall'inizio di settembre che in tutti i supermercati già abbiamo la roba natalizia. Ma di che cazzo È stiamo parla angosciante. Angosciante. I miei sono tornati oggi a Palermo e li ho visti mia madre col vestitino, mio padre a petto nudo che sudava, ho detto: "Minchia". Beh, ma tu pensi, io ero ad Amsterdam lì e arrivavano le foto dei genitori della mia ragazza che stavano in spiaggia a prendere il sole e io pensavo al Immagino. gommone che stava lì da solo col gabbiano sopra. Sì, vabbè, questo è vabbè, pazienza. Comunque, mondiale di Sagres, Di mondiale di Laredo. Sagres, di Laredo, scusami, stavo pensando a un altro mondiale. Com'è andata? Raccontami. Vabbè, venivo dall'europeo come ti ho detto, ma credimi, un mondiale è un'altra cosa proprio. Okay, vai, sono tutto Eh, orecchie. veramente non saprei da dove cominciare perché ogni giorno lì c'era qualcosa che ti entusiasmava per fortuna perché c'è stata una preparazione durissima. Nel senso comunque
Io venivo dalla stagione estiva, quindi nostro caldo, stanchezza, senza andare in mare da mesi, perché la mia ultima Okay, uscita in mare è stato il campionato italiano a giugno. okay. Arrivare lì e trovare, atterrare 15 gradi, pioggia, dormire col piumone, onde dell'oceano, acqua, è stata veramente dura. Tant'è che tanta gente tornando, ti sei divertito? Sono divertito, oddio, sì, alla fine sì, perché con il risultato, con il potersi rilassare a un certo punto, sì, ti diverti, ma tutta la preparazione È è stato stata dura. stressante. Qual è stato l'ostacolo Come più è giusto che grande? sia. Eh, boh, alla fine non c'era nulla di insormontabile. Mm, non c'era qualcosa che magari poteva penalizzarci o darci fastidio o impensierirci più di altre. Quando poi sono tante piccole cose che vai a sommare, magari sì, Okay. ma Ma io ho visto su Facebook qualche video di Luigi dove, in alcune giornate c'era una visibilità pessima. Avete pescato bassi, alti? Come si è evoluta allora. la giornata in sé, le giornate in sé, quelle, Cioè, a della proposito di competizione? questo, proprio oggi, appena prima di registrare questo video, Luigi ha caricato un video su Sì, YouTube dove c'è sì, un po' tutto. ho visto Praticamente l'anteprima. a grandi linee ti posso dire che Luigi e Alfonso sono arrivati lì quasi una settimana prima di me. L'intuizione vincente di Luigi è stata quella di lasciare un attimo stare il campogara e andare fuori campogara a sparare due pesci per Okay, capire un po' quali erano le dimensioni e il peso di questi pesci. E ti dico che è stata vincente come intuizione perché ci si è resi conto fin da subito che tutto il pesce che si vedeva nel campo gara, la gran parte era da tralasciare perché era okay, proprio appena al di sotto del peso minimo. Quindi partendo da lì si è riusciti poi a fare un lavoro, diciamo, di zonazione del campo gara, diciamo nella parte più immediata alla costa, in modo da capire dove magari potessero girare i cefali più grandi, dove c'era qualche tordo più grande, in modo da poter eliminare un po' di zone che magari sarebbero state fumo negli occhi, perché magari vai lì, inizi a pescare, 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 ma poi ti trovi pesci che non sarebbero mai entrati. Capito un po' come funzionava a terra, in base anche alla marea, quanto più al taglio d'acqua fredda, alle condizioni dell'acqua, ci siamo spostati a tuffare un po' più fondo, cercando comunque, come siamo soliti fare noi in Mediterraneo, magari la pietra che desse più sicurezza, le okay. corvine o i gronghi che prendevano un punteggio altissimo lì. Abbiamo investito tanto in questo perché bene o male la parte a terra la si era più o meno capita. Okay. Eh, Poi alla fine qualcosa si è trovato, qualcosa si è scartato, si aveva dalla nostra il fatto che Luigi comunque sei su una zona dove il pesce c'è, Luigi è una macchina e i pesci li prende. Infatti tanti dei pesci che ha preso Luigi erano pesci magari non segnati, ma erano zone che avevamo scelto dove investire del tempo in gara e lì Luigi fa la differenza. Di che zone stiamo parlando? Che zone hanno fatto la differenza? Le zone dove Luigi poteva scorrere, magari erano schiene di roccia piuttosto che intervallate alla sabbia. Abbiamo capito che i tordi, magari la specie dei Pintos, che è un tordo che magari si trovava anche un po' più grande, erano più frequenti gli incontri in zone dove c'era una determinata alga piuttosto che un'altra. Le zone dove magari Tipo abbiamo per segnato esempio? qualche grom. Parlavi di kelp, o di laminarie o
Di No, altro? guarda, noi ci aspettavamo di trovare un bel po' di laminaria in più, eravamo anche un po' preoccupati magari di trovare questa Mm. laminaria, ma alla fine non era in tutte le zone, non era così abbondante, così lunga da dar fastidio magari nella ricerca. No, era questa alghetta rossa, Ok. un'alghetta rossa molto, molto fine, e da lì ogni tanto sbucavano questi pesci, ma ti dico, tanti erano pesci che non arrivavano al peso minimo, però poi tra un tuffo e l'altro uscivano anche quelli più sostanziosi. Perché la laminaria vi spaventava? Io ci ho pescato un paio di volte e sembra che, a parte che tutte le foglie sembrano dei pesci quando si muovono, Sì. e poi dico sono dei cunicoli costanti. Ma non Perché è vi che spaventava, è spaventava? che comunque quando viene assegnato un posto per una gara, che sia l'europeo, il mondiale o altro, si iniziano a prendere informazioni, diciamo così, a secco, a Sì. distanza, in tutti i modi. E una delle prime voci che c'era arrivata era che si diceva che era importantissimo preparare prima in modo da trovare i tagli con i pesci prima che crescesse la laminaria durante la stagione estiva, perché poi Ah, okay. sarebbe stato difficilissimo trovare questi tagli. E quindi c'era questo pensiero magari di arrivare lì e trovare tutta questa laminaria che rendesse impraticabile un po' la ricerca. Okay, okay, interessante, interessante. E dimmi quando c'è stato un momento in cui avete capito che stavate cominciando a fare bene? O è stato un po' tutto un Eh, Guarda, la nostra gara era pressoché delineata quasi dal principio, o meglio, ogni giorno magari si aggiungeva un piccolo pezzo di un puzzle, ma difficilmente la riuscivamo a rapportare alle varie nazioni che avevamo di fronte. okay. Eravamo certi della Spagna, che avrebbe fatto un garone, però poi il pensiero era anche a tante altre nazionali, la Francia appena rientrata, il Portogallo, ma anche i sudamericani, sono mari molto più semplici per loro che non per noi. Un momento bellissimo è stato ad esempio alla fine della seconda giornata, quando abbiamo visto che Luigi aveva un bel po' di pesci, Giacomo anche aveva fatto un garone, Nico purtroppo un po' meno, ma avevamo notizie di due spagnoli su tre e tutti e due non erano andati bene. Okay. Quindi noi non volevamo dirlo, i conti ce l'eravamo già fatti, molto probabilmente, anche se avesse fatto bene il terzo degli spagnoli, uno o due sicuramente si andava sul podio, quindi noi già iniziavamo ad essere in fibrillazione. Dall'altro lato vedevamo questi spagnoli che erano sotto un treno, proprio era difficile anche chiedergli qualcosa, perché poi ti dicevano sì, sono due pesci, però non sapevi se bluffavano o meno. Insomma, c'era un po' di tensione nell'aria finché è arrivato il terzo spagnolo lì al punto di ritrovo, di smarcamento dei gommoni in mezzo al mare, che ha detto che aveva, non so, una quindicina di pesci, aveva chiuso due specie, allora lì è finita la classifica per nazioni, però è stato bello mettergli paura, perché loro Okay. partivano con una base molto molto forte, con tante sicurezze, Giocavano in eh, casa, mi verrebbe e da li abbiamo, dire. assolutamente, e li abbiamo impensieriti non poco, quindi Ma non è io ho forse questo ragionamento, ma, suppongo non sia fattibile, disputare una partita in un campo che non sia, favorevole a qualcuno, perché dico parliamo di un mondiale, per forza qualcuno della zona ci deve essere, però non è quasi, relativamente, facilitata come partita per quando si è fatta in Italia, quando si è fatta in Spagna, quando si farà in beh, Francia sì, per viceversa? assolutamente, è una cosa risaputa, poi anche la federazione si adegua agli atleti che ha, è normale che ognuno voglia vincere.
quindi è una cosa che nel nostro sport si dà per scontata alla fine, Dici perché non è un così. campo da calcio, come dici tu, che è un campo da calcio a quelle misure, è quello lì e si E quindi gioca. Il tifo magari fa la differenza, ma sul piano del gioco è quello lì. Per noi quel cambia senso di tanto. soddisfazione quando riesci a fare bene a casa degli altri secondo me No, sarebbe vabbè. Sì, sì, sì. era Poi è una stato cosa bellissimo comunque a fine gara ricevere i complimenti da tutti, soprattutto dagli spagnoli. Poi devo dire, è un ambiente bellissimo, pulito. Non ci sono, anche se c'è qualche magari scaramuccia in gara, abbiamo fatto una partenza con dei neozelandesi, c'è stata ogni tanto magari la minaccia del chiamo il giudice, non fare questo, non fare quello, però poi a terra, fine gara, si beve una birra insieme, ci si abbraccia tutti quanti e e finisce a finisce lì. cotellate. Sì. No, quello no. Ma, Quello per fortuna no. dimmi una cosa, Giacomo, e Luigi hanno pescato in maniere differenti? Che formazione e strategie? Raccontami un po' della dinamica da spogliatoio di prima di partire e poi del dopo. Guarda, la cosa bellissima che si riesce a fare in questa nazionale è confrontarsi. Veramente io ho trovato una situazione che è molto simile a quella che viviamo in casa quando andiamo a fare un assoluto, un campionato di seconda, insomma, dove siamo più atleti nella stessa casa. Ovviamente quando si fanno queste cose si parte con gli amici, si sta in casa con gli amici e spesso ci sono situazioni di confronto. Io ho visto questo, ho trovato quello, no, cerca più in là, no, di là, e così ci si aiuta in qualche modo. Quando si fa un assoluto che si gareggia, diciamo, singolarmente, lo si fa meno esplicitamente, ma si fa. Invece in nazionale si fa cena, si parla già a cena, dopo cena si fa questo briefing e praticamente si mette sul tavolo l'intera giornata, ci si confronta e si decidono poi lì pian piano le strategie da adottare in gara. È Okay, un lavoro quindi di veramente squadra. collettivo, sì. Okay, e il coach in questo che ruolo ha? Il coach è proprio il collante, diciamo, del gruppo. Ogni tanto magari gli tocca prendere anche qualche decisione un po' più pesante, questo sì, però è veramente la persona che ha creato innanzitutto questo gruppo, che ha messo insieme queste persone andandole a prendere una per una, mettendole insieme, facendo in modo che si potesse, diciamo, prendere questa Concretizzare questo. direzione. Sì, sì, Okay. sì, è proprio non lo so, è un vero spogliatoio il nostro, è come la Sì, squadra sì, sì. vincente in un campionato, che sì, possono essere anche tutti fuori classe, ma se non hai una buona ossatura nello spogliatoio, fai poco in campo. Cosa tu personalmente, cambieresti della competizione, dopo che hai visto quello che si è fatto? Cosa avresti cambiato? Cosa cambieresti? Eh, eh, boh, sai che forse l'unica cosa è che magari non siamo stati bravi, ti parlo di noi, equipaggio di Luigi, a trovare, a capire subito dove andare a cercare i gronghi, Okay. che comunque davano un grande punteggio. Abbiamo sempre avuto il pensiero di cercarli, ma per capire come e dove farlo ci abbiamo messo un po', anche perché nel frattempo lavoravamo su altro, ce li avevamo tenuti un po' più per la fine, anche perché dovevano essere chissà quanti gronghi, poi non è stato così. Ci abbiamo speso gli ultimi giorni, i gronghi li abbiamo trovati in quei giorni in cui tu hai visto che l'acqua era pessima. Okay. Quel video di Luigi che scende con la torcia Sì. nel nulla praticamente, stava andando a controllare un grongo che avevamo trovato il giorno prima.
Ti dico che l'abbiamo trovato qualche grongo, ma poi appena si è pulita l'acqua, loro sono rimasti lì imbucati con l'acqua brutta, appena si è pulita l'acqua sono spariti questi gronghi. Okay, Quindi è okay. un po' quello che ci è mancato per Vabbè, diciamo poter che la farli la più. vostra parte l'avete fatta, li siete andati a cercare, li avete trovati, poi È siete ovvio, tornati sì. a darli prendere, ma non c'erano. Penso che a quel punto, mi viene da dire: "Che cazzo ci vuoi fare?" Cioè, non ci sono. Eh beh, ma penso sia stato così un po' anche per gli altri, perché se su 3-4 che ne hai segnati non ne ritrovi nemmeno uno, penso la stessa cosa sia un po' capitata anche agli altri. Avrebbe fatto la differenza sul punteggio se trovate 'sti Sì, pesci? sì. Minchia. Guarda, i conti non li ho fatti, non vorrei azzardare, ma se noi italiani, quindi Luigi, Giacomo e Nico, avessero avuto tutti e due i giorni entrambi i gronghi che era possibile pescare, penso avremmo vinto. Quindi c'è del rammarico o c'è uno stimolo per Ah, riprendere? beh, è facile poi dopo, quando si rientra, dire avrei potuto cambiare questo, avrei potuto fare quello, ma alla fine resta il fatto che è stato un garone da parte della Sì, nazionale, è sì. stato veramente qualcosa E di come inaspettato poi da funziona? tanti. Come funziona, in termini pratici e logistici? Vi assegnano un albergo, avete un porto, un gommone? Come funziona questa, parte della nazionale Allora, italiana? sì, noi, cioè la federazione fitta ad eventuali camere, case, abitazioni, quello che si Che serve? necessita. Esatto, quindi praticamente si vive lì, si fa colazione lì, si mangia lì, magari giusto il giorno prima della pausa si va fuori a cena tutti insieme, così anche un po' per allentare la tensione magari. Per quanto riguarda i gommoni, sì, sono tutti nello stesso porto, dipende un po' dalle zone dove si fa la gara, perché generalmente l'atleta tende a portarsi il proprio gommone, vuoi un po' per le abitudini, per la strumentazione che è quella sua, sì, Okay, proprio per l'abitudine a stare su quel mezzo, si preferisce sempre portare il proprio. okay. L'affidabilità anche, quindi è un lavoro che hanno fatto Alfonso e Luigi, sono partiti dall'Italia, sono arrivati a Civitavecchia, sono sbarcati a Barcellona e hanno attraversato tutta la Spagna per arrivare su al nord col gommone al seguito. Minchia, però bello dai, che bella esperienza. Ah sì, certo. Che figata. Un po' meno bella all'Europeo l'anno scorso perché hanno avuto l'inconveniente gli italiani col gommone al rientro, sono arrivati lì in porto e praticamente nonostante fossero in abbondante anticipo, avevano già chiuso gli imbarchi, si è pensato che siano stati rivenduti i loro biglietti, sono dovuti Addirittura. tornare indietro in albergo e restare altri 2 o 3 giorni lì. Okay, okay. Beh, allora questa cosa mi affascina tanto. Come lo vedi il mondo delle competizioni nei prossimi 10 anni sul settore pesca in apnea? Ah, guarda, se devo basarmi sulle gare, soprattutto quelle a cui ho partecipato io a livello internazionale, a me, in controtendenza rispetto a quello che può dire qualcuno, sembra in crescita sia nei numeri che nelle performance degli atleti, perché Okay, una volta erano quelle 2 o 3 nazionali a giocarsi tutto, adesso invece no, adesso l'atleta la forte squadra più completa. lo trovi ovunque. La salvezza ancora per noi magari è che uno sui 3 titolari sia quello forte, però a livello individuale sono Okay, pesanti. Poi okay. guarda le donne anche, le donne sono arrivate ad essere una trentina lì presenti al mondiale.
Questo è un Eh, trend Ed è una nuovo. crescita veramente esponenziale Sì. rispetto al mondiale di Arbatax, ce n'erano la metà. Sì, 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 assolutamente. Vabbè, questo io penso essere, finalmente un movimento in crescita nel mondo in generale, non solo della pesca subacquea. Sono curioso di chiederti una cosa, che scuola hai fatto tu? Io ho fatto lo scientifico linguistico, Okay, e che lingue hai studiato? ho studiato spagnolo, francese e inglese. Okay. Università? L'università l'ho iniziata, ma poi non l'ho E finita. cosa hai Ho iniziato? fatto biologia marina, Mh. che comunque cercavo qualcosa che mi tenesse a contatto col mare perché non avrei fatto niente altrimenti. Okay. Quando hai deciso di dedicarti al mondo del lavoro piuttosto che al mondo dello studio? Sono state un po' di situazioni familiari che l'hanno deciso più che me stesso. Poi, se ti devo dire la verità, alla fine penso mi sia anche andata bene Okay. perché innanzitutto non ho alcun rammarico per aver mollato o quant'altro. Però tanti miei ex colleghi dell'università ancora fanno fatica o tanti hanno dovuto comunque diversificare O so tutto in mensa sciata, o sono ancora all'università o no, una no, c'è parte gente che magari a 35 anni lavora fuori come ricercatore, ma devono ancora sì, magari mandargli qualcosina da casa sì, perché sì, non sì, si sì. arriva a fine mese. Quindi, Il mondo accademico è complicato. cioè, Assolutamente, assolutamente. Progetti per il futuro, Andrea? Eh, progetti per il futuro, guarda, dopo che è andato abbastanza male l'assoluto, ormai in testa io c'ho solo di andarmelo a riprendere, quindi di fare un buon Okay, campionato l'anno prossimo di qualificazione e tornare lì in mezzo agli altri, che è una okay, cosa che mi brucia molto. okay. Questo per quanto riguarda il mondo pesca. E invece Sì. mondo lavoro come ti senti? Ti senti abbastanza: "Questa è la mia situazione, mi va bene, mi concentro su altro", o hai anche dei progetti in testa Ma rispetto a guarda, vuoi o non vuoi, è un lavoro che ultimamente è un po' precario. Non so se hai sentito parlare di questa Bolkestein della liberalizzazione, comunque. Ecco, no, esatto, c'è questa legge europea che sta facendo grande pressione per mandare tutte le concessioni balneari all'asta. C'è un minimo di opposizione da parte dello Stato italiano, in qualche modo comunque ci rimandano sempre. Adesso abbiamo le concessioni fino a dicembre 2023, c'è stata una piccola proroga di un anno che ancora non si capisce, che non cosa si vuol sa che dire che fine si devono fa. andare all'asta? Cioè, spiegami nel dettaglio. Praticamente, allora, innanzitutto c'è stato uno studio sul settore che è andato a vedere quanta percentuale delle coste italiane era ancora libera da stabilimenti, cioè il O 67%. Quindi stanno facendo una pressione su questa cosa per evitare che questa legge europea mandi alla statuto, nel senso è una legge sulle liberalizzazioni delle licenze. okay, È una legge vecchia, molto vecchia, entrata in vigore già da un po' in altri stati, altri stati che sono riusciti a togliere il settore balneare da questa legge che a quanto pare non era nata per il settore balneare. Diciamo la Spagna pagando una penale è riuscita ad allungare le concessioni di 99 anni, qualche altro stato se n'è proprio venuto fuori, diciamo, è una legge per favorire la concorrenza entro i limiti dell'Unione Europea, quindi per permettere gli investimenti un po' a tutti, diciamo, per non okay. lasciare monopolizzare eh,
alcune Ok, quindi fammi capire. situazioni. Quindi tu dici, se ci sono questo numero di licenze, che è un numero ben fissato, e sono assegnate fino a X, con questa legge si liberalizza tutto, chi è che mette i soldi Esatto. all'asta compra, chiaramente andando a creare tantissimi altri competitors, probabilmente facendo abbassare prezzi, insomma un bordello. È questo quello che si sta... Esattamente. E in Ok, più, con questa situazione di disagio che c'è adesso, che non si sa se si va avanti, se si torna indietro, non si capisce nulla, diciamo una situazione che non dà spazio comunque a un investimento certo, un po' più importante, ad un programma magari. certo, Diciamo, certo. viviamo in un limbo sotto questo Ok. punto di La vista, cioè non zona, si la sa se zona, dovessero andare all'asta, se, se veniamo in qualche modo remunerati per quello che abbiamo avuto fino adesso, che abbiamo certo, creato, non certo, si sa certo. nulla. Quando parli di asta praticamente significa che la tua licenza puoi ricomprarla tu o qualcun altro, Sì, potenzialmente. esattamente, Quindi tu, esattamente. tra virgolette, perdi questa proprietà a tutti gli effe potresti perdere Sì, non questa. è, non è una proprietà, perché comunque è proprietà del demanio, è una concessione, Okay. però sì, ma il problema non è il Christian di turno che viene e vuole e salta una concessione su tutto il Sì, litorale, e quando magari arriva, come è successo già in Grecia, arriva la multinazionale, sì, e si ti prende compra tutto. tutto e ti sfascia tutto un settore. Minchia. E sulla base di questo tu, stai pensando a diversificare i tuoi investimenti, a piani B o Eh, sì e no, cioè nel senso finché riesco a tirare avanti con questo lavoro che mi piace tanto, no, nel senso magari la possibilità di investire in altro sì, ma in forma ridotta, nel senso okay. qualcosa che non necessiti comunque la mia presenza, ma qualcosa che comunque mi stimoli e mi dia modo Tipo? di andare avanti. Tipo? Eh, non so, si è parlato tante volte con gli amici, sai, quando ti fai il bicchierino, parli cosa Sì, fare, sì, cosa sì. non fare, ma l'ambito della ristorazione per Mh. dirti, però poi ci ripensi, è una vita molto sacrificata se vuoi farlo come Sì. si deve, quindi piuttosto pensi al noleggio dei gommoni, che è una cosa che qui è quasi arabo quando lo chiedono perché ce n'è Okay. poco. Insomma, se uno si guarda un po' in giro, qualcosa la Giusto, trova. le opportunità ci sono Si dove c'è creano le chi le vuole opportunità. trovare e si creano assolutissimamente, concordo pienamente. Io mi trovo in un momento, come ti avevo accennato all'inizio, dove, quest'anno ho perso l'opportunità, di aprire, consecutivamente 4 ristoranti. Io ho l'intenzione di voler aprire un ristorantino particolare, e mi è sumata per ben 4 volte. Troviamo il posto che ci piace, ci mettiamo in contatto con l'agenzia, con il landlord, offriamo sì, praticamente tu fai un'offerta a tutti gli effetti rispetto al Mhm. contratto di affitto che tu gli vai a richiedere ad una certa cifra con, dei certi, parametri, della serie: "Voglio la possibilità di uscirmene da dopo 2 anni", e così via, tutta una serie di minchiate burocratiche e per ben 4 volte c'è sfumata questa possibilità, ora sembra essercene un'altra, però una cosa che ho fatto diversamente è stata quella di metterci in mezzo un intermediatore, immobiliare, Mhm. che si occupi di questa trattativa, direttamente con il proprietario dell'immobile, con l'agenzia, perché ho la sensazione che non mi prendano sul serio quando li approccio direttamente. No vabbè, io abito in una cittadina, Winchester, che è la migliore, cittadina d'Inghilterra in fattore di vivibilità, proprio Mhm. sulla carta, e c'è così, poca disponibilità di immobili per fare le attività che non ti dico che c'è un po' di mafia di quella tipologia, ma quasi, nel senso si vede molto a chi vuole investire, a chi vuole aprire, e si decide se andare per una tipologia di business che fitta più l'ambiente piuttosto che un altro. Questa è la Mhm. situazione che Vabbè c'è sì, pure i
se c'è poca risorsa comunque è ci normale penso. se la riguardino così. Assolutamente. E poi niente, c'è questa avventura che mi sta rubando la vita di questa startup di attrezzatura di pesca subacquea. Ci hai mai pensato di fare attrezzatura tu, di metterti nel mondo della pesca subacquea? No, no, No. questo mai. Perché? Perché no? Ma Dammi uno boh, spunto. penso. No, il problema è che io sono uno di quei pescatori che, oddio, tra un attrezzo e l'altro, tra una cosa fatta bene e una meno, la differenza la senti, eh. Quindi l'attrezzatura ti aiuta tantissimo, però non sono la persona che se ne fa un grosso problema. A me, Okay. se capita che non ho la mia attrezzatura, mi dai un fucile, qualsiasi esso sia, con gli elastici, con l'olio pneumatico, pesco. Non sono uno di quelli che va lì a controllarsi la percentuale Di schieramento degli degli elastici. elastici, no, proprio no. A me devi dare l'attrezzatura e vado in acqua. E Non- sull'investire nel settore invece che mi dici? Secondo te c'è spazio o c'è proprio pititto di quelli forti? Guarda, mi cogli proprio impreparato perché comunque io da un po' di anni collaboro, magari partendo prima dalle piccole aziende, adesso ad arrivare a C4 che comunque si attesta Leader, fra i sì. più forti brand ormai. Collaboro con piacere, faccio quello che mi si chiede, testo l'attrezzatura e quant'altro, ma non ho veramente mai infilato il naso in quelli che sono gli affari, magari Okay. diciamo più delicati per l'azienda e che meno mi competono. Quindi mantenendo sempre la mia posizione, questa è una cosa che un po' mi è mancata. Non, Okay. non saprei veramente come aiutarti. No, no, vabbè, io guarda, te ne parlo perché ho la sensazione che il nostro sport sia uno sport, non voglio dire povero perché è un lusso quello che facciamo, come qualunque tipologia di caccia, da cliente, mettiamola così. Mhm. Però ho sentito spesso parlare di tanti atleti che non sono remunerati dalle aziende, che non c'è veramente il minimo essenziale e quello secondo me riflette il giro d'affari che c'è comunque all'interno del settore. Chiaramente se parliamo di, mi verrebbe da dire colossi come il brand che rappresenti o Cressy o Varese, lì magari ci sono altre dinamiche. Però ho la sensazione che sia, un mondo dove gira poco denaro la pesca subacquea. Dove E non ne gira praticamente. dove non Cioè, ne no, ti gira. parlo, ti parlo per il discorso che mi fai tu, cioè, si contano sulle dita di una mano le persone, cioè gli atleti stipendiati da Sì, un'azienda. Questo è il mio pensiero, eh. sì, Poi sì. magari ce ne saranno tanti di più, ma ho i miei È dubbi. cosa per pochi, è cosa per pochi. La pesca subacquea a 360 gradi è una cosa per pochi, me ne convinco sempre di più. È estremamente complicato. M'è venuta quest'idea di fare 'sta serie e di impacchettarla come un piccolo programma per promuovere le nostre attività. Utilizziamo social media, ci stiamo facendo conoscere, però è complicato ed è estremamente complicato. Non è la prima attività che io ho, ma ti devo dire che cazzo è complicato. È complicato sì, ma Complicato. lo stai dicendo tu stesso, non è la prima attività, non penso che le altre siano state proprio rose e Ma fiori fin ma dall'inizio, sicuramente più intuitive e più dici: "Ah va bene, okay." meno travagliate. Meno tra io minchia qua c'è proprio da sbatterci la testa al muro, e faccio un appello. Tra poco ci metteremo a contattare ma sì, abbiamo una lista di tutti i rivenditori e attrezzatori di pesca subacquea in Italia e ci metteremo Mhm. lì al telefono a chiamarli a tutti perché vogliamo entrare nel tessuto di rivendita italiano. Un'altra bella sfida. Abbiamo fatto un paio di chiamate Andrea, e non ti conto i termini e le condizioni di vendita che, ci sono Ma quindi stati pensa anche loro come stanno. assolutamente, Non deve riflette essere facile tanto. nemmeno per loro. Assolutamente.
Assolutamente, quindi cominceremo probabilmente anche a esplorare mercati internazionali. Qui in Inghilterra, per esempio, c'è un forte trend di crescita del mondo della pesca in apnea. La roba costa tantissimo senza motivo. Te lo dico da insider, perché la roba la compro esattamente dove la comprano, i grandi marchi. Mhm. Però qua, minchia, cioè una 5 millimetri foderata spaccata te la fanno pagare 280 sterline quando, in realtà costa molto meno. Sì, ma Perché? non dirlo perché così ti fai cattiva pubblicità tu poi. Ma no, Cioè, ma guarda, non è una se dici questione. anche quanto costa, Ma guarda, poi in ti tirano realtà. i prezzi pure a te. Va bene, che me li tirino, noi li abbassiamo. Per amore di lavorare e di spargere il nostro messaggio e il nostro brand, io sono contento di non è una questione di per me non è una questione di profitto. A me piace l'idea di creare qualcosa che venga ricordata nel tempo, punto. Poi se riusciamo a fare quadrare i numeri, bene, ma la vedo più da quel punto di vista. Io ho altri Mhm. progetti, questa la vedo quasi come una passione. E tu dici: "Ma" e ci ho messo un sacco di soldi, non te lo nascondo. Poiché Beh. ho comprato dello stock, abbiamo brandizzato dello stock, l'ho comprato, abbiamo un sacco di roba dentro e ce l'ho ferma in magazzino. Ringraziando il cielo non è, tra virgolette, "un problema", però è più l'idea di, sai, creare qualcosa che sia riconosciuto, affermato e apprezzato e che sia utile a qualcuno, più per dici, guadagnarci quelle 100 lire o Sì. no, assolutamente. Però comunque per condividere questa cosa è estremamente complicato e non oso immaginare quanto sia gestire un lido balneare in Calabria con una situazione del genere, in un prossimo futuro. Basta non pensarci, perché tanto siamo tutti sullo stesso piano. Se e quando Ehm succederà sarà uguale per tutti, quindi Voglio chiudere con una quota che ho sentito oggi, speriamo che mi esce bene. Intanto, Andrea, grazie del tuo tempo, è stato bellissimo conoscerti, è stato no, così grazie a te perché fluido e così sono, e e sono così cose che bello. servono al nostro sport, quindi veramente Assolutamente, grazie a te. assolutamente. Voglio chiudere con questa cosa: si dice che la vita è fatta di tante battaglie e l'importante è vincere la guerra, ma la verità è che noi alla fine moriamo tutti in questa guerra, quindi sono più importanti le battaglie da vincere. Ok. E Poi sono le quindi battaglie che determinano la guerra, quindi assolutamente, dice sempre, sempre alla dalle fine cose piccole bisogna iniziare. giusto. Buona serata, grazie per la tua disponibilità, Grazie, grazie a te e perdonami per l'orario, ti ho fatto fare tardi oggi. no, ma guarda questo io c'ho i bambini che dormono, anzi è andata di lusso, è pure meglio a quest'ora, così andiamo Meno male tranquilli. allora, dai. Buona continuazione. Ci Ciao Andrea. sentiamo, Ciao, Ciao. grazie.